Ma io, senti, non ho scelto di non avere figli, anche se, come dire, mi rendo conto che il desiderio di avere figli è un fatto istintivo, naturale nella natura delle creature, indipendentemente, è quasi un fatto animalesco, cioè il bisogno di trasmettere, no? Però io, però non è che avessi particolare, mi preoccupassi particolarmente, se non che mi piaceva avere dei figli e che li volevo avere con mio marito. Volevo vedere che veniva fuori da noi due. Ecco, non avrei mai fatto un figlio così, per dire ho un figlio. No, lo scopo era quello che mi piaceva averlo. E niente, ci siamo provati e questo figlio non veniva. Quindi naturalmente che succede? La donna va a farsi vedere, vado dai medici e in genere tutti mi dicono che non c'è niente di straordinario, però bisogna indagare. E mi hanno sfruconato il corpo per almeno 5 anni. Mi hanno torturato perché probabilmente mi hanno fatto fare da cavia perché non riuscivano a capire come mai io non potessi aver figli, visto che tutto era regolare. E allora mi hanno fatto prove, sovrapprove, e sono stata alla maternità internata per fare delle analisi anche dolorosissime, dove dovevano addormentarmi. Poi allora venne fuori un medico che disse, no, lei ha una tubercolosi ovarica, perché quindi è per quello che non fa figli, che puoi capire che colpo, vero? Oltre a questa angoscia, sempre angoscia, perché se ormai ero nel giro, quando entri nel giro, ormai volevo farle tutte. E poi mi manda a fare l'analisi in maternità, fa tutte le analisi, anche dolorose, dove si addormentare, che prima erano molto più, ora no, ma allora erano molto più dolorose, la listerografia, la ginecografia, insomma. E poi tutto trionfante, tu dice, signora, no, no, lei è sanissima. Ecco, io avrei preso il letto e l'avrei tirato dietro perché fare una diagnosi. Ma pensa che mentre mi visitava faceva vedere ai giovani studenti, dimostrare come avevo io questa tubercolosi ovarica. Io lì così sul travaglio e lui gli spiegava questa mia tubercolosi ovarica, quindi cosa avrà visto non si capisce. Comunque questa fu la... Poi dopo tutto questo rigirio, poi si doveva fare all'amore con i campanelli, con l'orologio, no? Quell'ora, quell'altra, perché c'erano tutte queste teorie, farlo un'ora, farlo un'altra, il fisico, il corpo, l'ho fatte tutte, perché ormai volevo arrivare in fondo. Poi si arriva in fondo, che ormai non sapevano più quello che farmi, però si sbatacchiavano, come mai? E mi dice, senta, sarebbe disposto suo marito a farsi un'analisi? Ora voi me lo dite. Sicché mio marito dice senz'altro, perché allora non si provavano neanche a chiederlo, perché come chiedere a un uomo di farsi un'analisi vedere se era in grado di fare figli? Una donna appunto la si sfrucona, ma un uomo, sì, ma guardi, mio marito non c'ha mica problemi. Fatta l'analisi e hanno scoperto che era una, eh, che era una cosa, cioè che noi due, io potevo avere dei figli a conto mio, lui li poteva avere per conto suo, ma noi, oi oi, come si dice quando c'è, che si fa figlioli? Incompatibilità, una sterilità? Sterilità, sì, sterilità incompatibile, capito? Per incompatibilità. Per cui dice però, per il momento non ci sono cure che possono risolvere questo problema. E così fu. Al che io, forse sarà anche perché ne uscì disfatta da questa esperienza, per tutto quello che mi fecero, più che per il problema dei figlioli, e per tutta questa fatica
di fare tutte queste prove, poi sa tutti alti e bassi, aspetta, forse sì, forse no, insomma una cosa e mi è durata per tanti anni. Quindi è stato quasi liberatorio da un certo punto di vista. Allora ho detto, senti, siccome io so, ho accudito tanto i miei fratelli e mia sorella, e poi ho accudito tanti nipoti per ragioni familiari, a me i bambini non mi sono mancati, il rapporto con i bambini, capito? Non mi è mancato. E allora dissi, niente, non si può avere figli, perché mi dicevano, ma vai su in Svezia, trovati un biondone, fatti un figlio e tu lo porti in casa. E mio marito era d'accordo, eh. Lui mi diceva, perché tu mi porti un figlio tuo? A me mi va bene, capito? Per dire. Poi telefonai a Bologna, che era il primo anno in Bologna, aveva messo la clinica di fecondazione artificiale. E presi l'appuntamento e poi non ci sono andata perché ho detto no, guarda, a questo punto io posso più seguitare a farmi sfronare l'incertezza, eccetera. Ho detto niente, dissi, siccome io ero molto attiva politicamente, ero attiva socialmente, lavoravo come una matta, dissi, senti, se non posso avere figli vuol dire che godrò del fatto di non avere questo problema e cercherò di avere una vita come mi piace a me, insomma, naturalmente il figliolo ti limita, non è che tu poi fai la sera alle riunioni, torni a mezzanotte, ti tocco, quindi ti limita molto e ho detto non avendo questa limitazione vuol dire che vivrò la vita che voglio vivere e così non ho avuto grossi problemi per questo fatto, li ho avuti, ti ho detto, per come mi hanno trattato, più per il fatto in sé. E anche perché poi ho sempre avuto questi bambini intorno, insomma, la figliola della mia sorella, uno di mio fratello, si sono accuditi, anche un po' tirati su, quindi non mi è mancata la gioia del rapporto con i bambini, perché insomma è una cosa molto bella e quella non mi è mancata. Per cui non è che abbia sentito proprio una cosa come sentirmi mezza donna, sentirmi disperata perché non avevo fatto figlioli, tanto che io non ho mai, ogni volta che si provavano, dicevano ma tu c'hai figlioli? No, perché non ci vengano a noi, cioè non ho mai avuto tabù, non ho mai avuto, perché appunto, come mai tu c'hai figlioli? Tu c'hai figlioli, insomma. L'ho sempre denunciata la cosa come una cosa normale perché non mi ha fatto, come dire, non mi ha buttato nella disperazione. Ti dirò, ora che sono vecchia, a volte penso, ma chissà che ora avrei avuto, vedo i miei nipoti, insomma, avrei avuto un figliolo magari grande come lui o grande come lei, chissà come sarebbe stato, come sarebbe stato. E allora mi cerco di immaginarmi che tipo di figliolo potrei aver avuto, se fossi riuscita a dargli quello che volevo. È più ora che sento un po' questa mancanza. Ma se no, ma poi a 40 anni, verso 40 anni mi disse la mia ginecologa, guarda Margherita, ora sono venute fuori delle cure che ti permetterebbero, forse avevo un figliolo, al che gli dissi, guarda, ora tu lo fa te, perché io 40 anni, oddio, pensandoci ora avevo uno di 40, ma mi sembravano tanti. Poi avevo paura di dover ricominciare tutta la storia dei dottori, che dissi no, no, guarda, non me ne importa nulla, sono arrivata a questo punto e il seguito era andare avanti così, buonanotte, insomma. Quindi così l'ho vissuta io. Assolutamente no, non mi è mai interessato niente. Tanto che ho detto anche quando accennavano a chiedere, però si riguardavano, io patatà, lo dicevo tranquillamente perché proprio non ho mai sentito una menomazione, assolutamente. Che discorsi? Ho sentito che mi è venuta a mancare un'esperienza, forse era una bella esperienza e l'avrei vissuta volentieri, però ho detto, probabilmente mi avrebbe dato tanto su un terreno questa esperienza, però probabilmente me ne avrebbe tolte altre cose su un altro terreno. Cioè ho cercato di vedere come compensare, come mettere, insomma, certo, è chiaro che quella è è un'esperienza particolare, insomma, unica, me ne rendevo conto, però non mi sono mai sentita imbarazzata né dire pure trovare scuse. No, no, l'ho sempre detto tranquillamente.
avevo due fratelli, ora uno è morto, ce n'ho uno di 10 anni più giovane di me e una sorella di 4 anni più giovane di me. E mia sorella ha fatto la mia sorella un coniglio, a parte la ce n'ha tre, ma però poverina ha fatto anche gli aborti, capito? Sì, che la mia mamma anche, si era fatto 4 figli, uno è morto, quindi in casa mia, in casa tutti sono l'unica, per forza, perché è subentrato la figura di mio marito, con il quale c'è stato questo problema, quindi se no avrei fatto anch'io, capito? Non casa mia, pieno di figlioli, non c'è problemi, ma non mi è stato mai, insomma, stata vista come, come una menomata. Sa, mi hanno sempre visto, hanno visto me che non ho mai, non mi sono mai messa a piangere sul latte versato. Ho preso la vita, ho cercato insomma, di affrontare la vita, di prendere quello che potevo dalla vita e quindi se mi piaceva andare a un cinema, a un teatro, andare a fare le vacanze, cose, quando, a parte le vacanze mi portavo dietro anche figlioli, ma insomma, come dire, cioè figlioli si è limitata a tante cose e io invece non mi sono fatta limitare in niente in quello che potevo fare. Le amiche, andare a mangiare la pizza fuori, andare poi tanta attività politica, insomma, e quindi probabilmente anche loro hanno visto che non è che ero lì rincantucciata a piangere sul fatto che non avevo avuto figlioli e quindi l'hanno accettata come una cosa normale, insomma, ormai, anzi, gli ho fatto comodo perché li ho tirato su un pochino, li ho creato, cioè li ho aiutati a risolvere dei problemi loro, quindi meno male che non ce li avevo io, se no era un problema. Capito? Sì, è certo che nei confronti delle donne, intanto c'è una discriminazione anche quando dicono che vogliono fare un figliolo, tante perdono il lavoro, quindi figurati. E poi ovviamente sono più malviste perché hanno più problemi, perché magari sa male il figliolo e devono stare a casa. È chiaro che sono discriminate le donne, sono meno, come dire, meno pronte, meno disponibili a una carriera, insomma, perché ovviamente il fatto di avere dei figli le frena e non è che abbiano, ci sia la sensibilità di dire vabbè questa vale, posso mandarla avanti, ma che mi importa se c'ha figlioli, vuol dire se un giorno sono malati rimarrà a casa, per amor di Dio, no? E fanno conti, no? No, questa no, si lascia da una parte perché non mi può dare le garanzie, io vorrei per fargli fare quello che intendo fargli fare, questo certamente, certamente perché insomma, che si fanno fare carriera, insomma, vai avanti ok perché ti vogliano tutta per loro, insomma. Mentre quando una ha dei figli, purtroppo, è tutta per loro, può essere cosa stupida perché ella può essere la persona che vale e che vuoi, se anche sta un giorno a casa perché io ho un figliolo malato, non è mia che rovina niente, però così è, purtroppo. Quando una coppia non aveva figli era perché la donna non era in grado di farli e quindi c'era un atteggiamento dispregiativo, quello all'epoca senz'altro. Quello che mi meraviglia è che questo ci fosse anche in dei medici, in primaria della maternità, capito? Perché se invece di fare tutte quelle pasticche, prove, analisi di tutti i colori, mi avessero detto subito, ma si controlla per vedere come stanno tutte e due. Io evitavo che poi mi buttò, stia di male, mi venne un esaurimento, ma non per il figlio, per tutto questo fare, insomma, capito? Per tutta questa cosa che fu una cosa pesantissima. Ma invece no, capito? Non mi passò neanche per la contraccassa di cervello di chiedere se mio marito voleva farsi le invece ora c'è problemi, vero? Ora lo fanno tutte e due e buonanotte. Il marito più addolorato che di me, perché lui proprio, insomma, li avrebbe voluti proprio tanto tanto, figlioli. Anch'io li avrei voluti, sarebbe le fatti i conti, ne faceva tre, quando mi primo,
però se ne fanno tre, si fa così, si fa cosà, noi si porteranno in tutti i posti dove si va noi, si va a un museo, si va a ascoltare la musica, si va a un comizio, ci devono stare con noi perché se no avete fatto tutto il programma noi prima di farli, no? Mio marito l'ha presa peggio di me. L'ha presa molto peggio, non così che l'abbia data a dimostrare, che poi mio marito ha un carattere molto ameno, brillante, quindi non è uno che si ripiega, però lui ha sofferto molto dalla mancanza dei figlioli. Io credo abbia sofferto più di me. Mi preoccupa tantissimo dove andranno a finire tutte le mie cose. Ho tanti libri, ho tante cose, in caso capisci, accumulate nel corso della vita, ma io ho tanti nipoti e pronipoti e sono quelli a cui ho dedicato il libro. E quindi una mi dice, zia, libro non ti preoccupare, li piglio tutti io. Quell'altra dice, zia, io invece prendo questo e prendo quest'altro. Sicché le lascerò a loro, se le prenderanno loro, insomma, se le distribuiranno fra loro. Ma mi sta venendo ora, vorrei votare la casa e vivere in stanze alla giapponese. Mi pesa questo affastellamento di oggetti, di roba, che non ho il coraggio di buttare via poi, perché non ho il coraggio di buttare via. Mi pesa, me lo sento addosso, mi dà ansia proprio. E poi dico, quando verranno in questa casa piena di romanzi accidenti mi manderanno. Anzi, ho pensato anche che farò un testamento di questa roba, nel senso di dare indicazioni che se la devono distribuire, che non la devono buttare via, insomma, che sì, questo sì. La casa della donna con i figli è una casa tanto meno ordinata, perché è chiaro, giustamente, insomma. E, e poi, insomma, c'è più. Come ti ripeto, io non lo posso giudicare perché io li ho sempre avuti in casa, figlioli. Quindi avevo la vivacità di avere figli. Ora ci ho attaccata al muro dei miei pronipoti, mi mandano su un foglio a quaderni il disegnino, scrivi a PC il muro. Insomma, tu vieni in casa mia, tu vedi che c'è qualche figliolo gira, insomma, capito? Ora, naturalmente i nipoti sono già uomini e donne, c'ho pronipoti, c'ho anche i trinipoti, capito? Però è chiaro che una casa della mia sorella, a volte non sapeva come muoversi quando si entrava, ho tre figlioli, immagini magari andavo a lavorare, capito? Ma a casa mia c'era più ordine che voi, siamo due, si va a lavorare, si torna, insomma, i figli creano movimento, creano anche disordine, per l'amor ma bene, non è che giustamente, insomma, è più vitale una casa con i figli e non c'è nulla da fare. Mamma mia, guarda, mi fanno effetto, non ci posso neanche pensare, non ci posso neanche pensare, perché ma io non la capisco, sarò un'insensibile, ma non lo capisco questa fissazione nei confronti degli animali. Sì, io posso capire uno dice, c'ho un gattino, c'ho un canino, a parte io non voglio neanche quello, perché voglio essere libera, non voglio avere cose che mi legano, per cui non posso andare fuori, non posso andare a una riunione, non posso andare con una mia amica perché magari c'ho da portare fuori il canino, per l'amor di Dio. È un egoismo, mi rendo conto, però io così mi sento e quindi, ma sai, e da tanta compagnia, ma io non sono mica sola, io sono sempre con la gente, fra la gente, non mi ha bisogno di compagnia, quando torno a casa bisogna stare tranquilla, no? Sì. Fammi gli animali addosso, mi lecca, mi danno un po' noia, sicché sarà un difetto mio, però è così. Sì, 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 sono proprio Fiorentina nel libro, lì le racconto. E sono nata alla maternità. Il mio babbo e la mamma erano a Milano,
perché mio babbo dovette scappare per ragioni del fascismo, insomma c'è tutta una storia, c'è una storia molto pesante della mia famiglia. E però veniva a farli dalla mamma, la mia mamma non li faceva a Milano i figlioli, veniva a farli dalla sua mamma, sicché io sarò nata o alla maternità o allo Trucciolo dei Pitti, dove stavano i miei nonni. La mia sorella alla maternità me lo ricordo perché mamma ebbe mio fratello più grande, non lo so, ma insomma, sai, loro le facevano anche in casa, di molto. Se non c'erano problemi, li facevano in casa. E mio fratello più piccolo si è nato sulla costa San Giorgio, dove si stava quando nacque lui. No, no, noi proprio fiorentini di Pontevecchio proprio. Ma forse, chi lo sa, è un'impressione più che una parola. Non mi è venuta a mente, no. Però mi sembra ci fosse stato un termine, sì. Ma non frigida, perché frigida è un'altra cosa. Qualcosa aveva, non me lo ricordo. Ah, per esempio, una cosa popolare è di 100. Quella è di 100, voleva dire che non poteva avere figlioli. Perché? Ah, no, non mi ha saputo, non mi ha approfondito. Quando uno ne aveva figli, dice che c'ha figli, ma che le di 100 lei? Questo, ma quello non era questa, però questa sì, era una cosa popolaresca, le donne di Popolino, e di 100 lei, ma che non ne può fare figlioli. Questo sì, me lo ricordo. Ora quell'altra non mi viene a mente, ma può darsi che sia un'impressione, se non sia una parola precisa, perché quella di 100 sì me la ricordo bene. Sì, poi naturalmente le donne che non avevano figli, sono sempre state viste anche un po' come disgraziate, e, anche colpevolizzate, perché non c'era solidarietà, cioè non è che una donna che aveva figli e sapeva, magari era contenta di averli e sentiva verso quella che non aveva un senso di solidarietà, di capire magari che poteva soffrire. No, c'era quasi come una colpa nei confronti di quelle che non avevano figli. E sai, ci è voluto il femminismo per far scattare qualcosa di rapporto fra le donne, se no purtroppo, insomma, se in una famiglia c'erano dei problemi non era mai colpa dell'uomo, veniva sempre colpevolizzata la donna. E un matrimonio che si rompeva, a parte alla mia epoca se ne rompevano poi e stavano lì magari a farsi picchiare, ma non erano in condizioni di venire via, però era sempre colpa della donna, anche quando vedevano che magari era il marito, però diceva, ma insomma anche lei, però, bah, anche lei, insomma, sempre stato, ci è voluto gli anni 70, ci sono voluti, per, insomma, forse anche un po' prima, ma insomma io quando ero giovane io, gli anni 40, 50, è sempre andata così. Benché io avessi avuto una mamma invece tutto all'incontrario, una, una mamma con un senso di solidarietà verso le donne, verso tutti, che non ha mai giudicato niente e ha sempre cercato di capire cosa c'era dietro a un atto, ma anche a quello che andava in galera e anche a quello, cioè anche a persone che non stavano nelle regole del gioco, non ha mai giudicato, non ci ha mai fatto giudicare, ci ha sempre detto non si può giudicare, bisogna capire cos'è che ha portato quello o quella a fare questa cosa. Quindi è stato quello un insegnamento grandissimo proprio per me, perché non c'era chiacchiericci, non c'era maldicenza nei confronti di nessuno, capito? Come invece accadeva, insomma, un pochino, no? Il chiacchiericcio, la maldicenza. Ho vissuto molto in un ambiente un ambiente politico della sinistra, dove certe cose erano superate o perlomeno non venivano fuori, insomma.
insomma, c'era una certa solidarietà, una certa comprensione, non ho vissuto, e nei luoghi di lavoro no, no, no. Io almeno l'avranno pensato, ma io non mi sono mai sentita colpita così da nessuno. Ho rinfacciato del fatto che non avessi figli, anche perché io non avevo problemi a dirlo, capito? Per cui le spiazzavo, capito? Non è che dicevo, ah, non li ho voluti, ah, no, dicevo, no, non si possono fare insieme, che devo fare? E non ci vengano e non si fanno, capito? E tu li avevi spiazzati, eh. Lo diceva apertamente, in maniera da non creare, perché mi veniva spontaneo, non facevo mia calcolo, mi veniva spontaneo di far così, perché proprio la vivevo così. E allora ovviamente poi di conseguenza gli altri non è che ti chiacchierassero addosso, capito? Avevano saputo quello che era, quindi non avevano da dire come mai, non ne vengano, non ne vengano. A me mi è cambiato nel periodo che mi facevano tutte quelle prove che dovevo fare all'amore alle 6 di mattina, è stata una cosa micidiale che proprio mi ha fatto venir meno, come dire, il desiderio e poi, sai, una volta che invece dopo le cose sono ritornate un po' più nella normalità, che non avevo più poi il pensiero, ogni volta speriamo sia la volta buona, io dovevo fare a quei dati giorni dell'emestro, a quelle date ore, capito? Dopo, anzi, è stato liberatorio, insomma, uno faceva l'amore tranquillamente, perché non c'aveva più il pensiero che no, speriamo là, e se poi veniva, perché ci avevano detto che sarebbe stato difficilissimo che fosse venuto. E poi avevo la preoccupazione di farne uno solo. Io dicevo, ora me ne faranno tante che mi fanno fare un figliolo e basta. Io ero terrorizzata del figlio unico, perché io ho avuto questi fratelli, questa sorella, io sono stata tanto contenta di averli, e, insomma, sono stata bene, mi sono piaciuti, la mia famiglia, stare in questa famiglia con tutti questi figlioli piena di problemi, tu leggi il libro, tu te ne accorgi, però mi è piaciuto così tanto che io ero terrorizzata ad avere un figlio. Ecco, io vedevo figlioli unici dei disgraziati, e li vedo ancora, eh. Io vedo figlioli unici dei disgraziati. Non me la sono mai levata dalla mente questa storia. Dicevo, ora speriamo di no, perché ora pigia pigia me ne fanno fare uno. Lo sai, preferivo non averne uno, ma guarda te. Eh? Ma ero scema, vero? Scusa, uno desidera figlioli e dice me lo fanno fare per forza, non voglio. Ma ero terrorizzata del figlio unico. Ma io penso che questa esperienza affettuosa, ho avuto questa esperienza, anche insomma, sta casa aperta, vivace, con tutti questi figlioli, insomma, e quindi in base a quell'esperienza lì, e a me mi sarebbe piaciuto averne almeno tre ci volevano, capito? Perché anche due, insomma, tre era il numero che andava bene, capace dopo il primo, ho detto. Però, insomma, sì, quello l'ho sempre avuto. E in effetti io lo vedo, io ho un nipote dalla parte di Luciano, che è figlio unico, senti, gli è morto il babbo, il fratello Luciano è anche più giovane di Luciano, in poco tempo di leucemia, quindi, no, un tumore allo stomaco. Dopodiché la mamma è andata a Ciampanelle, perché lì è stato proprio una cosa di non reggere a quello shock, eccetera, piano piano. Per questa creatura solo ha perso il babbo che le stava per 2 o 3 mesi e deve accudire a questa mamma che ora ha dovuto mettere perché dicevo le 3 persone per alzarla, perché non cammina più, bisogna imboccarla, che l'ha tenuta fino a che ha potuto, poi l'ha messa in questo posto, peraltro si va sempre a trovarla, sta benissimo, eccetera.
Ma e lui tutte le settimane dovesse, lui va dalla sua mamma, non c'è problemi, però insomma, lei in vacanza, viene via per andare dalla sua mamma. E, guarda, io ma ne vedo diverse di queste situazioni. E allora dico, mamma mia, avevo ragione a dire un figlio unico, è un disgraziato. Sono cose che ho vissuto, non ho problemi. No, no, io non ho problemi di... Non sono riservata a regola. Non ho riservatezza. Parlo tranquillamente. Ti ho detto, ho scritto un libro sulla mia famiglia, tutti i problemi della mia famiglia, sicché figurati. Ho messo in piazza quello che è stato, quindi... Perché insomma, perché uno deve avere problemi? La vita è la vita, e nessuno è responsabile. Voglio dire, ci sono tutta una serie di concatenazioni che portano a farti essere così, a farti agire così, e quindi perché devo riguardarmi dal dire se sono come sono, dipende da me, ma è dipeso anche dalla vita che ho avuto, da dove sono venuta, così è se vi pare.